È caduto il Mavic Mini, che faccio ora? Lo comunico ad Enac. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e sono appena andato a ritirare questo pacco. Qui dentro c'è un drone molto atteso, vedremo tra un istante di cosa si tratta. Prima voglio parlarvi di qualcosa sempre riguardante il mondo dei droni e se mi vedete a mezze maniche perché sì, qui a Bari fa caldissimo, sono 23 gradi ora. Qualche ora fa ero su internet, sul sito di Quadricottero News, Danilo che saluto, e mi sono imbattuto in una notizia che mi ha catturato perché è a metà strada tra il tragico e il comico, il tragicomico. Quindi vi leggo solo il titolo così potete farvi anche voi un'idea. Ti vibra il drone o si rompe un'elica? Devi comunicarlo ad Enac entro 72 ore con il sistema ECAIRS 2. Allora, che il mondo dei droni sia circondato da un caos legislativo con pochi pari è indubbio, lo sappiamo benissimo. Ci sono delle regolamentazioni, delle leggi assurde, ormai i droni vengono quasi del tutto comparati a degli aerei, degli ultraleggeri, quindi capite bene che riuscire a pilotare un drone legalmente oggi è un'impresa davvero da piloti professionisti quasi, quindi serve tanta pazienza, bisogna leggere, informarsi e capire bene come funzionano le cose. Comunque Danilo in questo articolo che trovate linkato qui sotto in descrizione video ci spiega come una recente circolare emanata da Enac verso fine dicembre, quindi pochi giorni fa, abbia aggiornato la regolamentazione dell'area italiana con alcuni riferimenti a quello di cui vi ho parlato poco fa. Se in volo il vostro drone dovesse avere dei problemi, ad esempio involontaria perdita di controllo, l'atterraggio fuori dall'area prevista, forti vibrazioni anomale, qualsiasi comando di volo non funzionante, guasto di un motore, rotore, elica, sistema di alimentazione, collisione o mancata collisione, impatto con selvaggine inclusi volatili, quindi anche i gabbiani, maledetti gabbiani, interferenze con l'aeromobile, eccetera, eccetera, bisognerebbe comunicarlo entro 72 ore ad Enac stessa tramite il servizio ECAIRS 2. E capite bene che se noi dovessimo comunicare ogni minimo problema del nostro DJI Mavic Mini, prendo come esempio lui che è il drone più venduto tra gli hobbisti, non ne usciremmo più semplicemente. E quindi capite che è una situazione tragicomica, assurda, tutta italiana. È caduto il Mavic Mini, che faccio ora? Lo comunico ad Enac. Comunque ragazzi, un attimo solo, perdonatemi, state tranquilli perché nulla è perduto, c'è ancora fiducia nell'umanità. Vabbè, andiamoci leggeri, in quanto Danilo dopo qualche giorno, qualche ora ha aggiornato il suo articolo comunicando come questo obbligo sia pertinente unicamente agli UAS immatricolati con certificato di aeronavigabilità, quindi non i semplici DJI Mavic Mini, o almeno questo è quello che dovrebbe essere, perché purtroppo riuscire a interpretare le regolamentazioni è un po' casino, quindi speriamo che sia davvero così, che non sia obbligatorio dover comunicare ad Enac ogni minima sciocchezza del nostro drone, perché sarebbe secondo me impossibile. E poi voglio proprio vedere se stanno a leggere tutte le nostre comunicazioni, già le email rispondono dopo qualche giorno, figuriamoci dopo a ste cose. Quindi vabbè, non sto a entrare nei particolari, io vi ho aggiornati su questa simpaticissima novità degli ultimi giorni. Ovviamente ditemi voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto nei commenti, e dove altro se no. E già che ci siamo, apriamo questo pacco che sono andato a ritirare in quanto mi è arrivato mentre ero fuori per le ferie di Natale, di Capodanno. Anzi, voi ragazzi, cosa avete fatto di bello? Dove siete andati? Parliamone insieme come si apre sto coso malefico. Allora, questo è un drone molto atteso e no, non è l'Autel, ma è un drone della Fimi, appena uscito amici, ed eccolo qui, è il nuovissimo Fimi X8 SE versione 2022. Il Fimi X8 SE è sempre stato uno dei droni best buy in assoluto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, è eccezionale, anche lui costa meno di 400 euro rispetto al modello precedente che vi ho recensito, recuperate il video nella scheda qui in alto a destra. Ha una cam decisamente migliore da mezzo pollice, 48 megapixel se non sbaglio, a 10 km di range di controllo, non dovrebbe avere no fly zone, quindi vola
abbastanza liberamente, e ci sono anche altri miglioramenti vari come i 35 minuti di autonomia, perdonatemi, di volo, il gimbal migliore e altra roba che andremo a vedere insieme nel video che arriverà o domani o dopodomani. Sono davvero molto curioso di vederlo insieme a voi amici. Ditemi cosa ne pensate, ovviamente con un bel commento qui sotto. Se volete già acquistarlo trovate i link e coupon aggiornati sia in descrizione video, ma sempre meglio entrare nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato in descrizione video, perché lì pubblico i coupon aggiornati ogni minuto, quindi entrateci subito. Io vi saluto amici e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao Enac e ciao belli!